Immaginate di essere una delle band del momento, invitate a esibirvi in alcune delle trasmissioni televisive più importanti dell'epoca, e magari anche in prima serata, con un batterista amante degli esplosivi, un produttore che vi impone il playback forzato o un altro che vi chiede di modificare i testi delle vostre canzoni e, come se non bastasse, un presentatore che sembra fare di tutto per mettervi a disagio davanti alle telecamere. In questo video scopriremo 10 dei momenti più straordinari in cui alcune band hanno avuto reazioni completamente inaspettate, creando episodi memorabili nella storia della musica e della televisione. Dalle esibizioni provocatorie, a volte anche esilaranti, fino a situazioni così controverse da aver mandato su tutte le furie presentatori e produttori, arrivando addirittura a essere bannati dalle reti televisive. Durante l'estate del 1967, gli Who debuttarono dal vivo in America con un tour di circa 3 mesi, condividendo il palco con altre band popolari dell'epoca come gli Herman's Hermits e i Blues Magoos. A settembre dello stesso anno, furono invitati a esibirsi nel programma The Smothers Brothers Comedy Hour, uno degli show più culturalmente e politicamente sovversivi della televisione americana di quel periodo. Tommy e Dick Smothers, i due conduttori, sfidavano costantemente la CBS con copioni satirici e ospiti controversi. E anche se gli Who non erano esplicitamente politici, la loro musica provocatoria, il volume estremo delle loro esibizioni e l'abitudine di distruggere il palco li resero simboli della ribellione giovanile dell'epoca. E quella sera, nonostante fossero in diretta da uno studio televisivo di Los Angeles con milioni di spettatori incollati alla TV, la band rimase fedele al proprio stile, dando vita a una delle esibizioni più memorabili e caotiche nella storia della televisione americana. Keith Moon, il leggendario batterista della band, noto per la sua passione per le bravate e gli esplosivi, quella sera, insieme a un assistente di palco, decise di inserire dell'esplosivo nella sua batteria per creare un effetto scenico spettacolare alla fine della canzone My Generation. Sebbene tutti fossero consapevoli della presenza dell'esplosivo, ciò che nessuno sapeva, e che scoprirono solo dopo, era che i due avevano caricato la batteria con una quantità di esplosivo molto superiore a quella utilizzata già durante le prove. E quando la batteria fu rovesciata a terra nello studio, l'esplosione fu simile a quella di una vera e propria bomba. Tra lo stupore generale, Keith Moon riportò ferite al braccio, mentre Pete Townshend ne uscì con i capelli parzialmente bruciati. Anni dopo, Townshend avrebbe confessato che quell'esplosione non solo gli bruciò i capelli, ma gli causò anche danni permanenti all'udito. Quel 17 settembre 1967 fu una giornata memorabile per la musica rock e la televisione americana. Gli spettatori statunitensi, poche ore prima dell'esibizione degli Who, furono testimoni di un altro momento controverso durante il celebre Ed Sullivan Show, uno dei programmi televisivi più popolari degli Stati Uniti. Gli ospiti di quella puntata furono i Doors, la band di Los Angeles, che stava cavalcando l'onda del successo grazie al loro album d'esordio omonimo, e in particolare alla hit Light My Fire. La band era anche in procinto di pubblicare il loro attesissimo secondo album Strange Days. Tuttavia, prima della performance, la produzione del programma chiese alla band di modificare il testo della canzone Light My Fire, ritenendo che la frase "Girl, we couldn't get much higher" fosse un riferimento troppo esplicito all'uso di droghe. Questo tipo di allusione era particolarmente sensibile per la televisione degli anni 60 ed era soggetto a rigide censure, soprattutto nei programmi trasmessi in prima serata, dove ogni contenuto potenzialmente delicato veniva attentamente controllato. Il 1 gennaio dello stesso anno, sempre all'Ed Sullivan Show, i Rolling Stones accettarono di modificare il testo della loro canzone Let's Spend the Night Together, trasformandolo in Let's Spend Some Time Together. Al contrario, un giovane Bob Dylan rifiutò di esibirsi, rinunciando a una grande opportunità quando gli fu chiesto di cambiare il testo di Talkin' John Birch Paranoid Blues, o di eseguire un brano diverso. Dal canto loro, i Doors inizialmente accettarono di modificare il testo, ma durante la performance in diretta, Jim Morrison cantò comunque la versione originale, senza cambiare la frase controversa. Il gesto suscitò immediatamente l'ira dei produttori, che comunicarono alla band che non sarebbero mai più stati invitati a partecipare allo show. Questo atto di sfida divenne presto leggendario, rafforzando l'immagine di Jim Morrison come icona dell'anticonformismo e della resistenza contro qualsiasi forma di autorità.
Nel suo ultimo libro, Set the Night on Fire, Robbie Krieger, il chitarrista dei Doors, ha messo in discussione la storia secondo cui Morrison avrebbe cantato deliberatamente la strofa, enfatizzando la parola higher. Krieger sostiene che al momento della richiesta di modifica del testo, la band credeva che la produzione stesse scherzando e che, probabilmente, Morrison cantò il verso senza rendersene nemmeno conto. Indipendentemente dalle intenzioni del giovane artista americano, quella performance divenne comunque leggendaria, cementando l'immagine ribelle dei Doors e trasformando l'episodio in un momento iconico della cultura musicale. Appena una settimana dopo, il 24 settembre 1967, sempre sul palco dell'Ed Sullivan Show, si presentarono i The Mamas and the Papas, con un medley di canzoni, tra cui la loro famosissima hit California Dreamin'. La band, come spesso accadeva durante le loro performance, si esibì in playback. Ma quella volta successe qualcosa di imprevisto. Durante l'esibizione, Michelle Phillips, una delle cantanti del gruppo, invece di fingere di cantare tutto il tempo, iniziò a mangiare una banana. Questo gesto inaspettato catturò l'attenzione del pubblico e aggiunse un tocco di eccentricità al loro spettacolo. Per anni si pensò che fosse una forma di protesta per essere stati costretti a esibirsi in playback. Tuttavia, come rivelò successivamente la stessa Phillips, la realtà era molto più semplice. Durante una precedente canzone, le fu offerto un cesto di frutta, e tra i vari frutti c'era una banana. Senza dare troppo peso al contesto e con una certa indifferenza verso le convenzioni, decise di mangiarla durante l'esibizione, ignara che quel gesto sarebbe diventato un momento iconico e ancora oggi virale. In altre occasioni, l'imposizione del playback generò irritazione e frustrazione, portando a momenti di tensione tra i musicisti. Molti artisti, specialmente quelli più legati alla qualità delle loro performance dal vivo, trovavano umiliante e poco autentico dover mimare la loro musica. La rigidità del playback veniva vista come un tentativo di controllare l'espressione artistica, limitando la loro capacità di esibirsi realmente, portando spesso a proteste esplicite o a performance sabotanti come risposta alle imposizioni dello show business. Il 25 novembre 1991, nel pieno del successo esplosivo di Nevermind e del singolo Smells Like Teen Spirit, i Nirvana furono invitati al programma Top of the Pops. Tuttavia, quando scoprirono che avrebbero dovuto esibirsi in playback, rimasero profondamente sbalorditi. A quel punto, la band accettò un compromesso con la produzione del programma, ottenendo la possibilità di far cantare Kurt Cobain dal vivo, sopra la base musicale preregistrata della canzone. Quello che i produttori non sapevano era che la proposta dei Nirvana in realtà era solo un piano per sabotare l'esibizione. Infatti, quando la performance andò in onda, fu subito evidente a tutti che qualcosa non stava andando nel verso giusto. Cobain, con un sorriso beffardo, iniziò a strimpellare meccanicamente la chitarra, per poi allontanare completamente le mani dallo strumento. Krist Novoselic lanciò il basso dietro la schiena e sopra la testa, dimostrando chiaramente che non stava suonando affatto, e nel frattempo Dave Grohl iniziò a colpire i tamburi e i piatti deliberatamente fuori tempo rispetto alla canzone. Come se non bastasse, Cobain modificò il primo verso della canzone da Load Up on Guns, Bring Your Friends a Load Up on Drugs, Kill Your Friends. Ingoiò quasi completamente il microfono e si cimentò in una versione vocale del brano completamente inedita, abbassando il tono di un'ottava rispetto all'originale e adottando uno stile chiaramente ispirato, come lui stesso avrebbe confessato dopo l'esibizione, al frontman degli Smiths, Morrissey, che si era esibito a Top of the Pops nell'83 con la sua band e nell'88 come solista. Un'altra band che segnò un'esibizione memorabile a Top of the Pops qualche anno più tardi, esattamente il 17 agosto 1995, furono gli Oasis. All'apice della loro fama, la band si presentò negli studi televisivi per eseguire il singolo Roll With It. Tuttavia, come già accaduto con i Nirvana e altre band, vennero informati che l'esibizione sarebbe stata in playback. A quel punto, i fratelli Gallagher risposero con ironia, salendo sul palco e scambiandosi i ruoli. Noel finse di essere il cantante, mimando le parti vocali di suo fratello Liam, mentre quest'ultimo afferrò una chitarra e finse di suonarla, accentuando il carattere scherzoso della performance. Sebbene all'inizio si credesse che, data la loro natura ribelle, quel gesto fosse una protesta contro l'obbligo di suonare in playback, Noel Gallagher rivelò che gli Oasis furono probabilmente l'unica band a non voler suonare dal vivo a Top of the Pops. Anzi, l'idea di esibirsi in playback non li infastidì minimamente. A chi invece il playback diede non pochi problemi fu ai Queen, e in particolare a Freddie Mercury, durante la loro esibizione al Festival di Sanremo in Italia nel 1984. Per la band, l'obbligo di esibirsi in playback fu una frustrazione considerevole, in particolare proprio per Mercury,
noto per le sue potenti performance dal vivo. La band inglese, già in vetta alle classifiche di tutto il mondo con il singolo Radio Gaga, era in Italia per promuovere l'album The Works. E sebbene i 4 musicisti avessero preparato uno spettacolo vibrante e coinvolgente, si trovarono costretti a mimare la loro performance in playback, su un palco ridotto, e davanti ad un pubblico decisamente freddo e distaccato. Durante l'esibizione, Freddie Mercury tenne quasi sempre il microfono lontano dalla bocca, manifestando chiaramente il suo disprezzo per il playback. Questo gesto di protesta non solo sottolineava la sua contrarietà alla limitazione imposta, ma evidenziava anche il divario tra l'autenticità di una performance dal vivo e la superficialità del playback forzato. Tuttavia i Queen, già nel 1976, furono indirettamente coinvolti in uno degli scandali televisivi più controversi di sempre del Regno Unito, legato a un episodio con i loro compagni di etichetta di allora, i Sex Pistols. Invitati dalla EMI a partecipare al programma Today della Thames Television, i Queen furono costretti a rinunciare all'ultimo minuto a causa di un forte mal di denti di Freddie Mercury. A quel punto si decise di sostituirli con i giovani e ribelli Sex Pistols, freschi del lancio del loro singolo Anarchy in the UK, convinti che nei 3 minuti di trasmissione i 4 punk non avrebbero potuto causare alcun problema. Ma in realtà, quei 180 secondi di trasmissione si trasformarono in uno dei terremoti mediatici più eclatanti degli anni 70. Durante l'intervista, il presentatore Bill Grandi, noto per il suo stile autoritario e tradizionalista, cercò subito di provocare i 4 giovani con domande scomode e pungenti. Mentre Grandi parlava di compositori classici, Johnny Rotten, con un tono quasi sottovoce, pronunciò la parola shit. Grandi, deciso a scatenare una reazione, invitò Rotten a ripetere la parola. Dopo un iniziale rifiuto, Rotten ripeté shit. È importante sottolineare che un linguaggio del genere in diretta TV negli anni 70 era del tutto inaccettabile. Basti pensare che in un caso precedente l'uso della parola fuck in televisione aveva persino provocato un'interrogazione parlamentare. La situazione peggiorò ulteriormente quando Grandi, nel tentativo di mettersi in mostra con le ragazze presenti, si rivolse a Siouxsie Sioux, futura leader dei Siouxsie and the Banshees, chiedendole se si stesse divertendo. Siouxsie rispose di sì, e con un tocco di sarcasmo aggiunse che aveva sempre sognato di incontrarlo. Grandi, a quel punto prendendo la battuta sul serio, la invitò a un incontro privato dopo lo show. Questo commento provocò la furia di Steve Jones, il chitarrista della band, che partì all'attacco con una serie di insulti rivolti a Grandi, trasformando l'intervista in un vero e proprio caos. Grandi, visibilmente infuriato, concluse lo show augurandosi di non vedere mai più i Pistols. Subito dopo, il canale fu sommerso da telefonate di protesta da parte degli spettatori sconvolti dal linguaggio volgare andato in onda. I Pistols e i loro amici, approfittando della confusione, risposero a molte di queste chiamate, aggravando ulteriormente la situazione. Una volta tornati nella sala d'attesa, la band iniziò a aiutare i centralinisti a gestire le chiamate, amplificando il caos e rendendo l'incidente ancora più esplosivo. Nei giorni successivi non si parlò d'altro. Grandi fu sospeso dalla trasmissione, e i Sex Pistols divennero i nemici pubblici numero 1 in tutto il Regno Unito. Nel 1987, gli Iron Maiden, la leggendaria band heavy metal inglese, furono protagonisti di un episodio particolarmente divertente della trasmissione tedesca PIT, acronimo di Peter Illman Treff. Già noti per aver rifiutato di partecipare al programma Top of the Pops quando gli fu comunicato che avrebbero dovuto esibirsi in playback, accettarono sorprendentemente di suonare in playback per la televisione tedesca. Tuttavia, non senza introdurre alcune sorprese. La band, invitata per promuovere il nuovo album Somewhere in Time, salì sul piccolo palco dell'emittente televisiva e durante l'esibizione di Wasted Years cominciò a scambiarsi i ruoli tra i membri, passandosi gli strumenti e fingendo di cantare a turno, creando uno degli spettacoli in playback più esilaranti e imprevedibili della storia della televisione. Una situazione simile a quella degli Iron Maiden si verificò con i Muse, quando nel 2009 furono ospiti della trasmissione televisiva italiana Quelli che il calcio. Invitati per promuovere il loro nuovo album The Resistance, la band fu protagonista di uno scherzo in playback. Durante l'esibizione, i membri della band cambiarono i loro ruoli abituali. Matt Bellamy si mise alla batteria, Dominic Howard al basso e voce principale, e Chris Wolstenholme alla chitarra e tastiere. Dopo la finta esecuzione di Uprising, Simona Ventura, la conduttrice del programma, si avvicinò a Dominic Howard trattandolo come il frontman, mentre Howard continuava a recitare la parte,
parlando persino del nostro batterista Matt, che vive a Como. La confusione creatasi fu tale che molti si chiesero come nessuno in studio avesse notato il bluff. Lo stesso Howard, qualche giorno più tardi, in merito a quella esibizione, dichiarò: «Volevamo far ridere il pubblico. Il playback viene bene solo se non lo prendi sul serio. Sembri un idiota se cerchi di mimare esattamente la musica. Volevamo prendere in giro noi stessi, non fare uno scherzo alla conduttrice. So che l'avventura poi ha detto che ci eravamo messi d'accordo con lei, ma non è vero. Lei non ci ha proprio riconosciuti». Nel gennaio del 1969, gli Jimi Hendrix Experience arrivarono a Londra da New York per iniziare un tour europeo, con la loro prima esibizione programmata nello show Happening for Lulu, un programma di punta del sabato sera trasmesso dalla BBC. Il produttore dello show, Stanley Dorfman, insistette quasi con forza affinché Hendrix eseguisse Hey Joe, nonostante il chitarrista considerasse il brano ormai datato e non più rappresentativo della sua evoluzione musicale attuale. Una volta salito sul palco e dopo aver incantato il pubblico con una potente esibizione di Voodoo Child, Slight Return, Hendrix e la band iniziarono a suonare come da copione proprio Hey Joe, ma il chitarrista ad un certo punto e quasi d'improvviso prese il microfono e dichiarò che non aveva più intenzione di continuare con quella, come da lui stesso definita, spazzatura. E con grande sorpresa di tutti, tutta la band cambiò improvvisamente rotta e avviò una versione improvvisata di Sunshine of Your Love, come tributo ai Cream. We'd like to stop playing this rubbish and dedicate a song to the Cream. La performance, seppur straordinaria, non venne affatto gradita dai produttori del programma. L'atto di ribellione ebbe conseguenze immediate. Hendrix e la sua band vennero banditi dalla BBC, trasformando l'episodio in uno dei momenti più iconici nella storia della televisione britannica.